Buongiorno a tutti, sono Stefano Calandra. Buongiorno a tutti i miei lettori. Se state vedendo questo video significa che avete acquistato il mio libro e che desiderate maggiori informazioni su come sono arrivato alla conclusione principale della prima parte del mio modello gravitazionale Q-Forecast. Questo modello specifica che esiste un legame, da un lato, tra i valori delle forze gravitazionali esercitate dai pianeti del Sistema Solare, dal Sole e dalla Luna, e dall'altro i terremoti. In questo video vorrei spiegare come sono giunto alla conclusione che l'innesco sismico non è causato dalla forza gravitazionale in sé sviluppata dai pianeti come misurabile a un certo momento, come ad esempio al momento dell'innesco, ma invece l'innesco sismico è causato da determinati valori di variabilità di queste forze gravitazionali in un arco di tempo di 24 o 48 ore. Ho analizzato 200 terremoti estratti a campione in un certo modo e ho trovato che nelle 24-48 ore intorno al sisma la variabilità delle forze gravitazionali era molto alta o molto bassa rispetto a quella delle 3 settimane precedenti, dove i valori di questa variabilità erano intermedie, erano non estreme ma intermedie. Confrontando questi valori con quelli delle 3 settimane precedenti al terremoto, quindi ho creato una classifica e ho scoperto che i terremoti avvengono in presenza di valori estremi, sia minimi che massimi, di quel mese. Questo significa che possiamo escludere gran parte dei valori intermedi e concentrarci solo su quelli estremi per prevedere i terremoti. Ora vi mostrerò con questo video come calcoliamo le forze gravitazionali, come le ha calcolate Isaac Newton e come le calcolo io nel mio modello. Vedremo perché i valori misurati al momento dell'innesco sismico di queste forze gravitazionali non possono fornire un attendibile punto di riferimento per stabilire se ci sarà un terremoto o no, ma dobbiamo affidarci per forza alla loro variazione, appunto nelle 24-48 ore. Quindi vi ringrazio sin da adesso per la vostra attenzione e io cercherò di essere comunque preciso, ma anche di utilizzare un linguaggio che possa essere capito un po' da tutti. E mi auguro appunto che questo video possa servire, vi sia utile per comprendere meglio il mio lavoro in generale e tutte le sue applicazioni. Ecco, se esaminiamo questa prima slide, vediamo la definizione della forza di gravità data da Newton nel 1686 nel libro terzo dei Principia. Qui c'è l'estratto originale proprio degli archivi. Vedete la descrizione in latino: vires quibus planete primari perpetuo retrabuntur a motibus rectilineis in orbibus suis retinentur respicere solem esse reciproce ut quadrata distantiarum ab ipsius centro. Tradotto, le forze per le quali i pianeti primari sono perpetuamente sottratti ai loro moti rettilinei e trattenuti nelle loro orbite intorno al Sole dipendono reciprocamente dai quadrati delle loro distanze dal suo centro. La Luna, ad esempio, attrae l'acqua del mare, creando le maree, no? Come in questo schizzo, in questo disegno, con maggiore intensità nei punti della Terra più vicini a essa e con minore intensità nei punti più lontani. La forza di gravità è proporzionale alle masse e inversamente proporzionale alla distanza. Qui, ad esempio, agli antipodi, dove c'è il punto B, il mare rimane indietro, per così dire, e si gonfia anche lì, perché è più lontano. Qui viene attratto perché è più vicino. Ora, come misuriamo queste forze? Con il calcolo vettoriale e la geometria euclidea. Per esempio, in questa immagine vediamo come due pianeti, A e B, magari sono Giove e la Luna, per esempio, esercitano una forza gravitazionale sulla Terra. I valori sono inventati, però illustrano come la somma delle forze dei due pianeti, se non allineati, sia influenzata dall'angolo fra loro. In questo caso, con un angolo di 60 gradi, la risultante non è la semplice somma delle forze, ma deve essere mediata dal coseno dell'angolo sotteso. Quindi abbiamo che la somma è 1000 newton, ma la somma effettiva, se fossero in linea i due pianeti, sarebbe 577 per 2. Qui invece è di meno perché c'è la mediazione appunto dell'angolo
che è sotteso fra i due vettori. Quindi la somma delle forze di due corpi con un certo angolo è minore della semplice somma che avremmo se fossero allineati. Quando i pianeti sono allineati, la forza risultante è la somma delle singole forze, secondo la formula di Newton. Ecco, il 24 agosto 2016, che è il giorno del terremoto di Amatrice, io mi sono reso conto dell'importanza dell'evento e ho aperto un'app di simulazione delle posizioni planetarie, questa che vedete. Mi piaceva l'astronomia, l'app poi l'aprivo spesso abitualmente e vidi che Giove, eccolo qua, Venere, Mercurio, Saturno e Marte, questo qui, oltre che la Luna, che è questo puntino piccolo, erano allineati con la Terra, in due diverse linee, con la Terra come elemento comune. Questa scoperta mi portò a considerare l'influenza delle posizioni planetarie sui terremoti e a sviluppare il modello gravitazionale Q-Forecast che sto illustrando in questo video. Direi quindi che è evidente che se proprio quel giorno e a quell'ora, vedete qui 3:32 del mattino, ora italiana, del 24 agosto 2016, vedevo due linee di pianeti con la Terra in mezzo e anche la Luna era coinvolta in questa configurazione, non poteva esserci una ragione casuale, ma eventualmente, al contrario, che ci fosse proprio una ragione causale. Per mesi e mesi mi sono dedicato poi a controllare la configurazione del cielo durante decine di terremoti di magnitudo elevata, trovando molte similitudini. Tuttavia, devo dire che sono rimasto un po' deluso quando mi sono accorto che non sempre erano presenti una o più linee di pianeti con la Terra al momento dell'innesco dei terremoti. Cioè, ad esempio, se guardiamo il cielo del 6 aprile 2009, quando il terremoto dell'Aquila di magnitudo 6 ha distrutto praticamente tutto il centro storico, e chi lo può dimenticare, la configurazione planetaria di quella notte non era così chiara come quella che abbiamo visto prima, del 24 agosto 2016 ad Amatrice. I pianeti non mostravano una configurazione evidente come nel caso di Amatrice, ma misurando gli angoli tra i vari pianeti che potevano essere coinvolti in possibili linee vettoriali di forze gravitazionali con la Terra, ho rilevato che gli angoli erano comunque abbastanza stretti. Quindi vedete che qui c'è una situazione un po' caotica, non si capisce se sono linee, non sembrano. Ecco, andando a misurare però gli angoli, si può vedere che l'angolo fra Saturno, Marte e la Terra, che è questo rosso, questo alfa, quindi Saturno, Marte, che è qui, e Terra, formano un angolo alfa. Questo angolo alfa era di 1,51 gradi, praticamente una linea con la Terra, in linea con la Terra, ma anche altri angoli, come quello per esempio tra Mercurio, Sole e Terra, questo verde, di 7,46 gradi, o tra Urano, Venere e Terra, come questo blu di 11,84, eccolo qua. Questo è quello blu e questo è quello verde. Erano tutti sotto i 12 gradi, sebbene appunto non fossero certamente allineati in maniera perfetta. Questa configurazione dell'Aquila può essere vista come un esempio utile per capire come procedere nella verifica anche di altri terremoti. Analizzando circa 200 terremoti italiani dal 1600 ai giorni nostri, ho trovato che in alcuni casi ehm, possiamo dire c'erano dei pianeti allineati, mentre in altri casi i pianeti trovavano degli angoli che erano stretti, ma non erano delle perfette linee visibili. Dopo 2 anni e mezzo di studio ho capito che i pianeti con angoli sotto i 12 gradi influenzano la magnitudo dei terremoti come ho descritto nella seconda parte del libro che state leggendo. Tuttavia non è l'allineamento dei pianeti, diciamo, a provocarlo il terremoto, ma forse ho pensato all'epoca potessero essere gli angoli stretti che c'erano fra di loro. Sicuramente non c'era una regola fissa, non si poteva affermare che i pianeti in linea
o con angoli stretti provocassero sempre terremoti. In alcuni casi queste configurazioni erano presenti, ma non c'erano terremoti, portando a dei falsi allarmi. A questo punto mi sono chiesto qual è il ruolo della forza gravitazionale esercitata dai pianeti sulla Terra. Ho esaminato le cifre e, come vedete in questo schema, la somma delle forze gravitazionali che i pianeti esercitano sulla Terra al perigeo, cioè quando sono più vicini alla Terra, i pianeti, raggiunge un massimo teorico di un valore di 3,69 seguito da 20 zeri di forza Newton, che è questa cifra qua. Tuttavia, questa situazione possiamo dire che sia altamente improbabile, quasi mai realizzabile nella realtà, perché non è che si realizza che nello stesso momento tutti i pianeti siano al perigeo, cioè siano nel loro punto di orbita più vicino alla Terra in quel momento. La forza gravitazionale risultante, quindi tutti questi pianeti, lo abbiamo calcolata con il discorso dei vettori, come visto in precedenza, che sono quei circa 1000 Newton, no? che avete visto prima. Quindi se fossero tutti in linea avremmo fatto una somma semplice, come in questo caso qui, questo esempio, di questi due pianeti, mettendoli tutti in linea, la somma semplice dei vari Newton, ma non funziona così. Se cioè fossero perfettamente allineati, la somma delle forze Newton sarebbe comunque un numero teorico non realizzabile e sarebbe solamente il prodotto di questo schema. Ora cerchiamo di capire quanto queste forze possano effettivamente spostare una massa o una faglia tettonica, no? La forza è misurata normalmente in joule. Ad esempio, la forza di Giove è di circa 1,27 per 10 alla 27 joule, un numero enorme, superiore all'esplosione di una bomba atomica o di un grande terremoto. Ma questa forza è dissipata su tutto il pianeta, cioè non è concentrata in un punto. Allora, se vogliamo fare una misurazione per unità di area, il lavoro di Giove, della sua forza di Giove sulla Terra, è di circa 3,32 per 10 alla meno 9 joule per metro quadrato, che è un valore piccolissimo, che ha 7 zeri davanti, 8 zeri davanti. La Luna, con la sua energia, solleverebbe circa 1 milligrammo di materiale verticalmente di 1 metro, no? Lo vediamo in quest'altra slide. Quindi, se io sviluppo una energia lunare come l'abbiamo misurata prima sulla Terra per metro quadro, ebbene, si tratta di una quantità mossa da questa forza gravitazionale estremamente piccola. Questa energia è troppo bassa per poter spostare una faglia o far scendere il terreno di 1 metro sulle pendici di una montagna, ad esempio. Quindi, in conclusione, se la forza gravitazionale della Luna è trascurabile per muovere le masse, lui è ancora di più quella degli altri pianeti, no? Cioè, la forza gravitazionale esercitata dalla Luna al perigeo è di 2,21, abbiamo detto, seguita da 18 zeri, che questo valore qua, 2,21 è alla più 20, che è inferiore a quella del Sole, che è 3,67 e alla 22, ma di diversi ordini di grandezza superiore a tutti gli altri. Ecco perché, anche se le configurazioni planetarie possono sembrare significative, la loro reale influenza sui terremoti è limitata. Cioè, io non posso pensare che questa energia della Luna, così piccola, che può muovere 10 grammi di massa in 1 metro, possa muovere eh, una faglia, un terreno, possa smuovere le masse crostali e innescare un terremoto. Quello che a questo punto si può pensare è di analizzare quello che accade nell'arco di un certo tempo, no? Quindi ora vedete questo grafico. Sull'asse orizzontale è rappresentato quindi il tempo, coprendo un mese, dal 16 marzo, che è questo punto qui dell'inizio del grafico,
Si va avanti per tutto il mese successivo, fino al 15 aprile 2009, che è il punto dall'altra parte del grafico. Sull'asse verticale, invece, sono indicati i newton sviluppati da tutti i pianeti. I 7 pianeti del Sistema Solare, il Sole e la Luna, che sono appunto in linea con la Terra in vario modo. Il valore iniziale di questo grafico, quindi parliamo del 16 marzo, è di 3,63 seguito da 20 zeri e diminuisce progressivamente fino alla fine del periodo. Quindi siamo già a un valore sotto il valore teorico che era di 3,69. Si parte da 3,63 e comunque diminuisce, vuol dire che gli angoli man mano si stanno aprendo, gli angoli dei vari pianeti con la Terra si stanno aprendo nel corso del mese, in base a quello che vi ho spiegato prima. Le oscillazioni che vedete, queste, corrispondono a periodi di 24 ore. Ora andiamo a vedere nel dettaglio quello che accade nell'intorno del terremoto. Stiamo quindi adesso osservando l'andamento delle forze gravitazionali per cui per ogni unità di tempo, per ogni singolo momento, viene esercitata una certa quantità di lavoro. Come abbiamo visto nello schema precedente, il lavoro sviluppato è basso. Ad esempio, la Luna esercita una forza lavoro di circa 3,11 alla 10 alla meno 5 joule, cioè un valore molto molto ridotto. Abbiamo inoltre notato che in corrispondenza di questa forza lavoro, le posizioni dei pianeti formano degli angoli con la Terra inferiori ai 12 gradi. Ad esempio, durante il terremoto dell'Aquila, i pianeti avevano angoli stretti, sì, ma in base a questo elenco si vede che ehm, questi angoli indicano una forza lavoro relativamente alta, ma non al massimo teorico. Ora, penso che possiamo andare a vedere nel dettaglio quello che è accaduto intorno al terremoto dell'Aquila. Si può osservare che non c'è un massimo preciso nella curva gravitazionale del grafico. Non possiamo concludere quindi che alla forza massima, che è questa, 3,630 in alto, corrisponda necessariamente un terremoto. Invece ciò che risulta rilevante sono queste oscillazioni periodiche della forza gravitazionale. Quindi io non posso dire qua in che punto della curva che ha un andamento discendente potrà esserci un terremoto, perché non capisco, questo è una sbavatura, questa piccola sbaffa è una sbavatura del calcolo, non ha valore, non è qui quindi il punto, e non c'è un punto massimo di forza gravitazionale o minimo che io posso dire, beh, il terremoto capiterà da qualche parte. Queste oscillazioni, comunque di cui parlavo adesso, queste oscillazioni fatte in questo modo, sono dovute alla rotazione della Terra. Vediamo nel dettaglio quindi. La Terra compie un giro completo su se stessa ogni 24 ore. Le 24 ore sono date dalle due oscillazioni, 12 ore, 12 ore. Ogni oscillazione rappresenta circa 6 ore, quindi da qui 6 ore, altre 6 ore fanno 12, altre 6 e fanno 18, altre 6 e fanno 24 ore. Due serie uguali fanno 24 ore. Studiando quindi i due parametri A e B possiamo comprendere meglio il comportamento gravitazionale che succede attorno al momento del terremoto, cioè intorno a questo 6,1 Richter. Il parametro A, in particolare, riguarda la variazione della forza gravitazionale in 48 ore, mentre il parametro B riguarda l'oscillazione dello stesso parametro, ma in 24 ore. Quindi abbiamo detto che il trend discendente della curva gravitazionale non presenta punti notevoli lungo tutto il suo andamento perché il terremoto sia accaduto proprio in quel momento. Tuttavia, l'analisi delle oscillazioni intorno di molti terremoti che ho analizzato, supportata questa analisi da esperimenti galileiani, cioè che ho condotto su decine di terremoti del passato, suggerisce che l'innesco sismico non è guidato dalla forza gravitazionale assoluta, ma dalla stabilità o instabilità della sua deviazione standard, dal sigma della forza gravitazionale nelle 24-48 ore.
Cioè smetto di guardare la curva nel suo complesso, no? Da sinistra a destra o da destra a sinistra, ma guardo all'interno di questi due schemi che abbiamo visto prima, quindi lo schema del parametro A e lo schema del parametro B, e noto che oscillazioni molto uguali o molto diverse fra loro nelle 24-48 ore sembrano correlarsi con i terremoti, mentre oscillazioni intermedie no. Intermedie nell'arco del mese, intendo dire. Queste sono ovviamente deduzioni, risultati di molte sperimentazioni che ho fatto.